Dopo aver visto molte cose interessanti in Norvegia, che potete vedere nei nostri video già pubblicati, attraversiamo il confine ad Elverum per andare in Svezia alla scoperta di questa zona del paese a noi ancora sconosciuta. Il confine tra la Norvegia e la Svezia è visibile non solo per il cartello blu europeo, ma soprattutto per il cambio di colore dell'asfalto che da grigio è diventato rosa. Scopriamo vicino a Mora un'area di sosta sul lago e alla fine di una giornata in viaggio è tutto ciò che potevamo desiderare. Ci siamo chiesti molte volte perché le case in Svezia sono spesso dipinte di rosso e così andiamo a Falun per scoprirlo. A Falun si trova la più importante miniera di rame della Svezia, da cui proviene la famosa vernice rossa. Nel corso del XVII secolo questa miniera era la più grande del mondo, tanto che la Svezia conobbe un periodo di grande sviluppo grazie all'esportazione dei minerali estratti da questa miniera. Lo Stora Stoten, o Grande Buca, è un'enorme voragine provocata da un crollo della miniera avvenuto nel 1600. Fortunatamente non ci furono vittime, perché era un giorno di festa. Partecipiamo ad una visita guidata per capire meglio quanto utile è stata negli anni questa miniera e scendiamo a 60 metri di profondità. E dopo essere cambiati caschetto e mantella siamo pronti per partire. Il suono costante di una campanella, che sentivamo in sottofondo, era molto importante per i minatori, perché udirlo significava che tutto andava bene. In caso di problemi, la campanella smetteva di suonare. La scoperta di questa miniera si deve alla capra Core, che tornava a casa con le corna sporche di rosso. Il padrone la seguì dove andava a pascolare e vide che si rotolava per terra. Così scavò e trovò una ricca vena di minerale. Vicino alla miniera è stato allestito un piccolo museo che ci spiega come veniva estratto il minerale e come vivevano i minatori. E qui troviamo addirittura la moneta più grande del mondo. Intorno alla Grande Buca ci sono diversi edifici usati per la lavorazione del minerale, per la ventilazione, per pompare acqua fuori dalla miniera e soprattutto per portare fuori il minerale raccolto.
La miniera è stata chiusa nel 1992, ma ancora oggi continua la produzione della vernice, così preziosa per preservare il legno, di cui sono fatte molte case in Svezia. La cattedrale di Uppsala è davvero imponente e domina la città ed è il luogo dove furono sepolti alcuni illustri personaggi come Sant'Erik, patrono della Svezia, Gustav Vasa e lo scienziato Linneo. Nella biblioteca universitaria della città è custodito il Codex Argentus, originale Bibbia d'argento del 520 d.C., scritta in oro e argento su una pergamena color porpora, ma purtroppo abbiamo potuto vedere solo il suo modellino. Lungo la strada per raggiungere il castello troviamo alcune pietre runiche che risalgono al Medioevo. Il castello di Uppsala fu fatto costruire nel 1500 da Gustav Vasa. Nel 1700 fu distrutto da un incendio e 50 anni più tardi fu ricostruito come lo vediamo oggi. Il castello Skokloster si trova su una penisola del lago Mälaren e ha una bella area di sosta che si può utilizzare anche per la notte. Il castello fu costruito a metà del 1600 per volontà della famiglia del comandante svedese Wrangel, che nacque nel castello. All'interno è tutto originale, come la sala del re o sala dei banchetti e la camera da letto di Gustav Wrangel. In una stanza del castello troviamo anche Vertumno, un dipinto originale di Giuseppe Arcimboldo del 1590. La chiesa adiacente al castello, col suo caratteristico campanile in legno, risale al XIII secolo ed è qui che è sepolta tutta la famiglia Wrangel.
Dopo aver visto numerosi episodi tratti dai romanzi di Inga Lindström, abbiamo individuato Sigtuna e così eccoci qui per la visita di questo paese a soli 40 km da Stoccolma. Fondata nel 980 d.C., Sigtuna è il centro urbano più antico della Svezia e ancora oggi la sua via principale è considerata la più antica del paese. Nel municipio di Sigtuna troviamo un piccolo museo con alcune monete antiche. Nell'anno 1000, infatti, furono coniate proprio qui le prime monete svedesi. In epoca medievale, Sigtuna aveva 7 chiese in pietra, andate ormai distrutte, mentre la Mariakirke, costruita in mattoni rossi nel 1250, è rimasta fino ad oggi. Seguiamo ancora le location dei telefilm di Inga Lindström e scopriamo Strängnäs, con il suo mulino rosso che domina la città. Il porticciolo è davvero grazioso e il piccolo paese che si sviluppa dietro al porto è altrettanto bello e tranquillo. La cattedrale sorge dove nel XII secolo era stata costruita una semplice chiesa in legno. Oggi la chiesa in mattoni rossi ha una torre di 96 metri. Ci perdiamo volentieri lungo le strette viuzze del paese e arriviamo al mulino che domina il porto. Purtroppo a fine agosto non si può visitare l'interno e così ci accontentiamo di ammirare un bel panorama del porto di Strängnäs. Eskilstuna è una piccola cittadina sorta sulla sponda dell'omonimo fiume, dove troviamo anche un'area di sosta per i camper. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. Lungo il fiume si possono vedere i vecchi quartieri che conservano ancora le case in legno costruite centinaia di anni fa in puro stile svedese. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met.
This could be the best thing that I'll ever know.